Ciao. Ciao Salio. Trovi il comitato di accoglienza. Ciao Stefano, Ciao. piacere. Piacere. Cosa c'è di più straordinario nell'ordinario di camminare nel paese vicino al tuo, a 2 chilometri da casa, e incontrare un campione di pallacanestro che giocherà prossimamente nella NBA, nel massimo campionato professionistico mondiale, che vestirà la maglia della nazionale proprio fra pochi giorni, che calcherà i campi della Serie A, li ha già calcati con Trento e a breve lo farà con la Virtus Bologna. Chi ho incontrato? Saliou Niang. Conosciamolo però un po' meglio Saliou con questa breve scheda. Nato a Dakar, Senegal, il 14 maggio 2004, Saliou Niang si è trasferito all'età di 2 anni a Mandello del Lario con la famiglia. Nella polisportiva Mandello ha iniziato a muovere i primi passi nel minibasket. Poi il passaggio al basket Lecco con under 13 e 14, prima del passaggio alla Fortitudo Bologna con cui è esordito in Serie A. Nel 2020 un gravissimo infortunio alla caviglia ne mina la crescita, poi la ripresa e il salto a Trento, con cui nel 2025 vince la Coppa Italia da protagonista. A giugno viene selezionato dai Cleveland Cavs con la 58esima scelta al draft NBA. La franchigia americana decide di lasciarlo in Italia a maturare con la canotta della Virtus Bologna. Perché a Mandello, in provincia di Lecco, siamo sul lago di Como? Perché qui è cresciuto dall'età di 2 anni, qui ha la sua famiglia, qui ha i suoi amici ed è tornato in questi giorni, a fine luglio, a trovarli e l'ho incontrato, non proprio casualmente, ma ne ho approfittato per incontrarlo, perché ho la fortuna di vivere qui vicino, e di intervistarlo. Andiamo a sentire un po' quelle che sono le sue sensazioni su tutto quello che sta succedendo nel suo mondo cestistico e non solo. L'emozione di tornare al paese qui a Mandello in questi giorni, come sei stato accolto, Saliou? È sempre bello comunque tornare, soprattutto rivedere la mia famiglia, comunque il posto in cui sono nato, di giocare a basket. Poi, vabbè, ovviamente dopo il draft comunque comincio ancora più grande. E nulla, sono contento di aver visto i miei amici, e basta ora è le nazionali tra poco, quindi ho visto anche tanti dei miei amici, amici anche come vedevo tanti. E nulla, la ragazza di mio fratello mi ha anche organizzato una festa con amici del paese e basta, è stata una bella accoglienza, diciamo. Ah sì, qua è dove sono cresciuto, dove ho iniziato a giocare a basket e allora sì, spero di ispirare molti ragazzini a dare il massimo, a divertirsi e a provarci come ho fatto io. Raccontaci la tua emozione quando hai sentito il tuo nome chiamato al draft con Cleveland. È stata un'emozione grande, in realtà lo sapevo già, però essere comunque lì, sentire il proprio nome è stata una grande emozione. È stato bello, una bella esperienza, è un mondo nuovo, dove vedo il basket e lo sport in generale, è una cosa incredibile, il modo in cui sono organizzati, è davvero assurdo, bello. E nulla, me la porterò per sempre questa esperienza e spero di tornarci. Come ben sai, sul canale seguo lo straordinario nell'ordinario. Ti consiglio di guardare allora anche quest'altra storia che è decisamente particolare, che trovi sul canale. Lascio il link nelle schede in descrizione e naturalmente le trovi anche nelle schede qui sopra. Senti, per quanto riguarda la tua prossima avventura in maglia Virtus Bologna, insomma, quali sono le sensazioni? Ma c'è in buone, è un grande club, ho parlato anche per Ivanovic, penso sia una buona piazza per provare a far bene e per continuare il mio percorso di crescita. Ma con la nazionale avremo l'Europeo, non so se sarò tra i 12, però da ora presto andrò al raduno, vedremo come va. Comunque sono molto emozionato e non vedo l'ora di iniziare. È stata una emozione grossissima, perché avere in polisportiva un campione
come lui e non è da poco. Veramente non è che mi ricordo molto bene perché sono passati già 15 anni da quando ha cominciato nelle giovanili. Comunque ho visto che si muoveva bene e in effetti abbiamo visto fino a dove è arrivato. Non immaginavo che mi chiedesse di venire a fare allenamento in polisportiva, sono rimasto un po' sorpreso e comunque è una persona alla mano, bravissimo e probabilmente buonissimo. Anche perché diciamo che la polisportiva Mandello è una società piccola e non ha avuto effettivamente campioni, quindi sapere che un ragazzo che è cresciuto nella polisportiva è arrivato in NBA e ci dà una grossissima soddisfazione. Ci sono molti ragazzi che si stanno avvicinando al basket. Mi auguro che qualche ragazzo riesca a seguire le orme di Saliù. Questa che vi ho fatto vedere è la strada che collega il centro di Mandello alla frazione alta di Rongio, dove Saliù è cresciuto, dove vive ancora la sua famiglia. Pensate, dista circa 3 km. Quotidianamente, quando era ragazzino, la percorreva a piedi per raggiungere il centro sportivo di Pramagno e gli allenamenti nell'allora settore giovanile della Polisportiva Mandello, dove mi trovavo fino a poco fa. Cosa dire se non rimanere davvero affascinati di fronte alla semplicità, all'umiltà, alla gentilezza di Saliù, che si dimostra campione in campo ma anche e soprattutto fuori, perché lo ha confermato qui, salutando, insomma incontrando, abbracciando anche vecchi amici che non vedeva da parecchio tempo qui nel suo paese, a cui lui è fortemente legato, dove vive la sua famiglia, ma anche conoscendo nuove persone, firmando anche delle magliette, firmando autografi. Ovviamente, come tutti i campioni, si presta anche molto cordialmente per queste cose, insomma, per accontentare anche i fan, ed è stato gentile anche con noi giornalisti. Gli auguriamo davvero tante fortune, non solo perché rappresenterà la nazionale, rappresenterà insomma comunque un giocatore italiano nella NBA, speriamo nel prossimo futuro, ma perché se le merita anche come persona. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lascia un like e magari dimmi nei commenti cosa pensi di Saliù Niang.